Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornati a un nuovo episodio di Cronache di Cucina. Torniamo anche questo mese con un piccolo, effervescente, divertente, frizzante, ma anche corroborante episodio della nostra piccola rubrica Cronache e Soda. Ho visto di recente su tutti i social, soprattutto su Instagram, su Reel, su anche persone che seguo, che piace la cucina e la storia, parlare dell'azione di Maillard sulla carne. E perché no, quando si parla di arrosto e di carne, ovviamente la direzione, se si vuole prendere un pochino quel gusto, quel piccante della storia, si va subito a pizzicare Carlo Magno e la sua voglia di mangiare carne. Ma erroneamente molto spesso si fa un grandissimo errore, ovvero si attribuisce la voglia di Carlo Magno, che poi lo porterà ad avere la cotta, lo porterà ad avere anche problemi e discussioni con i medici, ormai tutti lo sappiamo, il nostro Cinardo ce lo spiega bene, che era il suo biografo del tempo, quando arriva in tarda età, arriva con la vecchiaia e i medici gli consigliano di mangiare carne bollita, ma lui continua a mangiarla arrosto. E molto spesso chi produce la pillola o il video, erroneamente cade nel tranello nel dire che Carlo, che il nostro imperatore, piacesse molto mangiare la carne dal punto fino a avere complicazioni fisiche. Ecco, in realtà non è proprio in questa maniera. Sarebbe come cascare nel solito tranello che succede molto spesso quando si parla di religione e medioevo, ovvero delle volte si va a dire che nel medioevo si era tutti cristiani perché si era dei grandissimi bigotti. Ecco, non è assolutamente in questa maniera, o comunque bisogna capire meglio l'antropologia che una cultura del passato ha avuto e quindi immergersi totalmente in maniera radiale nelle usanze anche quotidiane. Andiamo a vedere come questa concezione è totalmente sbagliata. Carlo Magno, stiamo parlando di un franco, di un barbaro, stiamo parlando di quel popolo, comunque tra i popoli, che ha portato la cultura della carne e del maiale in maniera costante, presente e ossessiva nella tavola cristiana europea. Quindi, anche in maniera pratica, il modo per cui la si possa mangiare nel Medioevo, in un mondo in cui ancora la refrigerazione tramite elettrodomestici non c'è, il modo immediato per mangiarla è cacciarla e farla al fuoco. Ovviamente cosa succede? Se la si mette sotto sale, indice di conservazione ci fa capire che la si vuol conservare per un periodo magari di magro oppure per un periodo di mancanza. Ecco, ma in quel caso arrosto non la si può più fare, la si può fare essiccata, quindi è mangiata cruda, oppure mi viene in mente bollita o sott'olio. Quindi, primo fatto per cui Carlo piacesse mangiare la carne arrosto è in realtà perché il suo popolo, o comunque quella cultura barbara, chiamiamola così, proprio in contrapposizione a una tavola più vegetale, più fatta di farine, cereali e pane e di grassi come l'olio, che era in realtà la tavola romana, è una tavola di guerrieri, di predatori. La voglia, per farvi spiegare con un altro esempio collaterale come erano quelle persone, e nel podcast l'abbiamo detto più volte, la voglia di mangiare la carne arrosto di quel popolo, di quei barbari, era abbinata all'essere predatore a 360 gradi. I successori di Carlo Magno sono stati scelti anche in base alla propria voracità a tavola. Erano regnanti, erano cavalieri che facevano della vita a cavallo, della vita d'arme, l'unico scopo della vita. Ed è per quello che poi, quando sarà vecchio e i medici gli diranno non puoi mangiare la carne arrosto, Carlo non vuole, perché lì è come se a un vecchio calciatore gli si dice che non si può più allenare. Il suo scopo nella vita è finito e quindi il rifiuto di mangiare la carne bollita, che all'epoca da un punto di vista medico alimentare sembrava più sano, lui si rifiuta proprio perché si sentiva quasi finito, o comunque non aveva più senso vivere se non in quel modo lì. Quindi dicevo, è un popolo di predatori non solo a tavola ma anche nell'essere. Sono persone, sono regnanti, sono politicanti che basano la loro scienza politica, chiamiamola così, con la forza bruta. E quindi portare un cinghiale al guinzaglio, portare un orso al guinzaglio, portarsi un altro predatore al guinzaglio accentua ancora di più la voracità a tavola e la voglia ovviamente di conseguenza
di mangiare la carne arrosto. Altro aspetto che in realtà demolisce la tesi, anche simpatica, che abbiamo detto inizialmente, che scaturisce il motivo dell'episodio, è sicuramente che c'è tutta una scienza medica alimentare all'interno della scelta di fare la carne arrosto oppure bollita, e andiamo a spiegarlo insieme. Sicuramente, pur parlando di Medioevo, pur parlando di un periodo passato, non è detto che non ci fosse una scienza medica alimentare, o comunque che non ci fosse anche una scienza medica all'interno della dieta alimentare. Quindi, ovviamente, fino al 700, fino all'800, i metodi per classificare o comunque per giudicare una giusta dieta rimangono sempre quelli di Galeno, ovvero quello della gestione dei 4 umori: caldo, freddo, secco e umido. E ovviamente, come abbiamo visto nell'episodio degli speziali, è una condizione che gestisce quasi tutte le dinamiche scientifiche, se vogliamo la mettere così, ovvero Carlo Magno, imperatore, cavaliere, predatore, aitante, prima si pensava che fosse 1,90 m, ora si pensa che è 1,85 m, poco importa. Una persona, diciamo, il maschio che sta a cavallo con 30 kg di cotta di maglia addosso, ecco, questo vi dovete immaginare, quindi una prestanza fisica molto forte, un fisico caldo, prestante, che suda. E quindi dovrà essere in contrapposizione l'alimento che andrà a dargli energia, ovvero una carne grassa, che è quella cacciata nel bosco o nei suoi possedimenti. Di conseguenza, come la si fa? La si secca tramite il fuoco, che è secco e caldo. Una carne che sarà grassa e fredda la si scalda in questa maniera qua. E anche con le spezie si fa la stessa cosa, nei brodi, nelle polente, nei macchi, nei salmi di lepre, si cerca di scaldare qualcosa che si pensi sia freddo con delle spezie che si reputano calde. Quindi, all'incontrario, quando uno invecchia e sarà più freddo e più umido, cosa si fa? Si cercherà di proporre, da un punto di vista medico, a Carlo, di la stessa carne farla bollita. Perché? Perché la si scalda, non si cerca più di seccarla, o comunque non si cerca più di dargli energia tramite il fuoco che la asciuga, però che comunque la rende calorosa dall'estrazione del grasso, a una carne più umida, a una carne più accogliente, che dà più, diciamo, una sorta di refrigerio alle membra fredde e umide che un anziano può avere. E quindi i medici, era per quello il motivo che gli consigliavano di mangiarsi la gallina vecchia che fa buon brodo. E anche lì vedete com'è la corrispettività della cottura con l'alimento che si va a cuocere per la scienza dietetica del tempo, ovvero una gallina che è fredda e secca la si mette in un brodo che è caldo e umido e si cerca di conferirgli quello che gli manca. Di conseguenza, con quel brodo, con quella carne, chi è a sua volta come la gallina cerca di ritrovare energia, refrigerio e sostentamento da quel piatto. Ecco, quindi come vedete con questa piccola spiegazione, in realtà Carlo non è che amasse così tanto la reazione di Maillard da avere la cotta, anche perché poi è una cosa che si è susseguita per i vari potenti dell'epoca. Tanti politicanti hanno avuto poi la cotta, ed è sicuramente una cosa molto interessante, prima di chiudere, fare un piccolo raffronto sul cambio di politica e cambio di alimentazione che ha determinato quel periodo che va dall'Alto Medioevo fino alla fine del Rinascimento del Seicento, ovvero si parte dall'inizio dove abbiamo questi nuovi barbari, questi nuovi cavalieri, questa gente che sta a cavallo 24 ore su 24, queste grandi stazze di cavalieri che hanno 40 kg di cotta di maglia, che sudano, che si spaccano con le spade e con i tornei. È una vita dedita a quello e quindi alla forza bruta. Quindi è una politica fatta di brutalità, se vogliamo dire così. Piano piano si va verso, e quindi si mangerà il porco, il maiale, il cinghiale, l'orso anche delle volte. Quindi animali che sono quasi il corrispettivo del politicante, che corrisponde con il cavaliere. Piano piano che si va verso la fine del Medioevo e il Rinascimento, ovviamente c'è un cambio di politica, c'è un cambio
di guardia di come si gestisce la politica, ovvero si va verso una diplomazia e quindi avremo Machiavelli, avremo Lorenzo il Magnifico, avremo appunto i vari magnifici, cioè che non sono più i Carlo Magno, non sono più i Riccardo Cuor di Leone, ma sono appunto politici diplomatici. Allora ci sarà un cambio netto anche di conseguenza con l'alimentazione. Come vedete è tutto collegato in quel mondo lì, da un punto di vista alimentare, di cultura, società e tutto il resto. E quindi cosa si andrà a mangiare? Si andrà a mangiare quegli animali che sono più leggeri, più piccoli, che volano, che saltano, e quindi si andrà a mangiare la lepre in salmì, si andrà a mangiare un fagiano arrosto, si andrà a mangiare uno spiedino di tordi. Quindi dalla voracità, dall'essere maschio sul cavallo ricoperto di armatura, la politica cambia e diventa più una cosa diplomatica da discutere al tavolo, un gioco di astuzia anche se vogliamo, e di conseguenza si andrà a mangiare quegli animali che un po' vogliono rappresentare la nostra testa, ovvero animali che volano e sono vicini al cielo, quindi all'Altissimo, al Dio, e animali che anche per essere cacciati ci vuole un'astuzia in più, quindi avremo la falconeria, gli archi, cioè un gioco più raffinato di far politica. Ecco, io con questo episodio spero vi abbia chiarito qual è il leggero punto di differenza, ma che in realtà apre un prisma di luce su una stanza buia, se vogliamo dirla così. Quindi io vi saluto, a presto, fate i bravi perché ora sta venendo il sole e quindi ci vuole un pochino di drinkini per rinfrescarsi e scaldarsi. Chissà se non usciremo con un piccolo drink ganzo da farvi provare. Ragazzi e ragazze, ascoltatori e ascoltatrici, alla prossima! Un abbraccio!